Qualche minuto dopo che la nostra coterie è uscita da Don Lucien. Sembra che stia arrivando una chiamata al suo telefono. Lui è un po' indaffarato quando un tentacolo d'ombra gli passa il telefono. Lui prende, risponde e fa: pronto? Ah, Gustav, quanto piacere. Oh, sì, tutto bene lì? Oh, bene. Mi fa molto piacere sentire queste cose. Spero che con un bel sorriso stia andando tutto bene. Te l'ho mandato lì? Ah, Murphy? Sì, probabilmente sarà andato via dalla città, così mi disse il mio informatore. Probabilmente lo troverete a Chicago adesso. Sì, poi Gustav, quel quadro che mi hai fatto è spettacolare, è ancora lì nel mio rifugio. L'ha visto soltanto la mia infante, ma non devi preoccuparti. Sì, lei non sa niente. Quando sarà il momento potrai bertela. Sì. Ophelia, noti vicino a Marco, vicino al collo, c'è una mosca appoggiata. È molto strano, è proprio immobile. Io non ho intenzione di schiacciarla, in quanto Mosco uguale Nosferatus nella mia testa. Comprendo che sia già morto. Addirittura arrivare al livello di puzzare ad attirare le carnarie mi sembra eccessivo. Perché? Carnaria? Mosca? Dove? Ma cazzo non la senti? È tipo velocissimo. Quando tiri via la mano, vedete che la mosca è ancora intera e poi vola via. E sapete che, visto che avete incontrato lo spazzino, ed è un Nosferatu, livelli medi di animalità possono controllare sciami di insetti. C'è una cosa che mi interessa, ragazzi. Il bar. Dobbiamo bere. Certo. Cioè, comunque la giornata è passata. No, dai, troviamo qualche umano, facciamo un po' di festini, qualcosa. Però l'obiettivo è, ragazzi, come avevamo detto prima, abbiamo sentito prima, dobbiamo andare al bar. Certo. Kaia, vuoi mostrarci la strada per il bar? Dobbiamo cercare le sue vene e diceva Sì. qui, al bar. Come facciamo a riconoscere che siano le loro vene, ragazzi? Ophelia, tu che sei un'esperta di persone. Sotto un determinato quoziente intellettivo, però. Come riconosciamo le vene? Potrei dire dall'odore, dato che l'odore è personale e facilmente imprimibile sugli esseri umani. Erano studenti di medicina. Dipende quale medicina, ci sono tanti modi per scoprirlo. Ascolteremo i loro discorsi per iniziare. Solitamente quelli di medicina sono quelli che si occuperanno. E quando entrate c'è un po' di baccano e sentite sto vocione: oh cazzoni, dove cazzo sono? Quella terra è l'universitario. E Marti, per te è tipo l'essere più bello del pianeta. Quanta bellezza davanti a me. Ci credo tesoro, vieni qua. E ti afferra il bacino e fa: ora dammi una mano a menare sto stronzo. Quindi io dovrei menare questo tipo? No, scusami tesoro, non ti sporcare le mani, ci penso io. Ma ascolta, mio tesoro, ma guardami negli occhi. Non ti vedere nella tua bellezza. E tu quando gli dici guardami negli occhi, lui ti dice: io non sono fermo come te tesoro. E ti afferra ancora di più a lui. Parlottando tipo col ghoul. Poi a una certa mi giro verso il banconista e faccio: a me quando hanno iniziato a menarsi? Ma non so, Luigi è entrato come sul solito, l'ha visto, l'ha sollevato, ci ha detto che non stava succedendo niente di strano. Io ho detto: beh, sì, non mi sembra che stia succedendo niente di strano, infatti. Vabbè, E normale, poi, sì.
Sì, sì, sì. E poi hanno iniziato a parlare un po' animatamente. Non c'è problema, Luigi mi ha detto che è tutto sotto controllo. No, non mera curiosità. Mi divertono queste cose, quindi... Vuole qualcosa da bere, signorina? Sì, grazie. Cosa le offro? Specialità Vuole della la specialità casa? della casa? In cosa Ok. consiste, mi perdoni? Per i nostri clienti speciali abbiamo un cocktail speciale. Testiamo. Il barista vede che si abbassa, prende una sacchetta trasparente con del liquido rosso, lo versa dentro lo shaker, vedete che agita, te lo versa in un bicchiere e te lo porge. L'ho annuso, ma già comprendo cos'è, presumo. Esatto, è assolutamente sangue. Mio caro, sei splendidamente ammagliante ai miei occhi, ma mi stai certo. dicendo della stupida? No, cara, diversamente intelligente, però va bene così. Prende il tizio e fa, vabbè dai, andiamo a casa mia che ho capito che qua si farà lunga. Oh, appena esco fuori. Ehi, scusami. Cosa c'è? Quella è di nostra proprietà. Non mi sembra che la polvere mi sta toccando. Questo è il tuo territorio o... Una volta lo era. Da quando è arrivato il barone non ci sono più territori per un cazzo di nessuno. Se vuoi cacciare devi pagare. E chiaramente il pagamento è un pagamento di sangue. Volete venire con me? Casa mia è qua vicino. Ero di questa città fino a quando non è arrivato il barone. E quando dice così, Ophelia, hai per un attimo una visione, si attiva il tuo potere della premonizione, hai questo flash dove vedi Luigi in una grotta insieme allo spazzino, a un'altra donna che sono tutti lì inginocchiati davanti a una figura, però vedi Luigi che è lì che tipo sta stringendo il pugno tantissimo e a un certo punto vedi qualcuno che mette la mano davanti alla sua bocca e gli fa sgorgare del sangue nella sua bocca e poi ti risvegli. Quindi sono lui, lo spazzino e la donna, tutti e tre inchinati davanti a quest'uomo che stringe il patto con loro? Più che un patto potrebbe sembrarti quasi che siano costretti, perché lui sta stringendo il pugno di rabbia come se non volesse. Per ora non dico niente. Io prima mi occupavo di questa città, me ne occupavo io, evitavo che la gente facesse troppi casini in giro, che girasse troppa droga, che i bambini stessero al sicuro, diciamo cose abbastanza normali. Poi è arrivato il barone e sono iniziati a sparire fratelli, sono iniziati a sparire delle vene, ragazzi giovani che scomparivano ogni notte. E quindi sto cercando di recuperare informazioni e ho scoperto che questo tizio qua è in combutta con quelli che stanno rapendo i ragazzi, però non riesco a farlo parlare, non capisco come mai. Sembra che qualcosa gli impedisca di essere sotto i miei doni. Sei sicuro che lui c'entra con questa cosa? Ah sì, la fonte che mi ha detto l'ha proprio visto mentre andava nel suo ritrovo, però devo capire quanti sono, a che turni fanno. Non è che sono da solo dopo tutto, non è che posso andare lì e sbaragliare non so quante persone. Cioè se fossero umani ancora, ma Altri cainiti. se magari sono fratelli. Lo scuote un po', si riprende, te lo prende proprio con la testa e te lo mette di fronte. Prova tu. Voglio obbligarlo intanto a dire la verità. Risponderei sempre con il vero. Ok, va bene. Per chi lavori? Per nessuno, siamo un gruppo di sangue debole. Quanti siete? 7. E come vi siete conosciuti? Siamo andati via da Milano e siamo venuti qua perché a Milano c'era una pessima situazione col principe. Ci hanno cacciato tutti e ci hanno marchiato. E vedi che ti abbassa la maglietta e ti fa vedere che ha una mezzaluna. Figlia Rebecca, a voi vi ricorda molto che avete visto una voglia però molto simile addosso a qualcuno. All'inizio qua ci trovavamo bene, era una città anarchica molto, molto libera, però poi dopo che è arrivato il barone dovevamo pagare anche noi e abbiamo dovuto trovare un modo per recuperare il sangue che ci chiedeva il barone. E come fate? Abbiamo rapito delle vene e le mettiamo su dei lettini dove continuiamo a distillare del sangue che usiamo per le nostre discipline e poi intanto ce ne nutriamo anche. Ok, dove lo fate? In un garage fuori città. Dove? Coordinate. Vicino alle ex necropoli di Siracusa. Mi rialzo da terra se volete fargli delle domande. Sì. E ora a me sembra opportuno un bel oblio della mente su quest'uomo. Lo mette lì davanti. Gli prendo il mento, lo alzo e faccio. Ricorderai fino all'ultima botta.
Beh, grazie, A te? siete stati utili. Quindi ti darei una mano e risolviamo un Sì, problema sì. tutti insieme. Ma sì, perché no? In caso Vede Rebecca vi che- devo un favore. Rebecca è molto contento di questa decisione. Tendo la mano. E lui ti prende la mano, niente, Ophelia, è come se fossi davanti al tuo idolo, cioè sei cotta, sei proprio una bambina Io e innamorata. Rebecca. Poi vedete che loro stanno stringendo la mano e improvvisamente la voce di Ophelia cambia. Risponde questa ragazza melliflua quando parla, che alza lo sguardo, alza il mento, tanto da far diventare il collo così lungo una giraffa praticamente, e si avvicina impettendosi verso Luigi, lo guarda. Sarà un enorme piacere. E poi si retrae molto sensualmente, schiocca le dita e rivuole il suo ghoul. Io guardo Gaia, puoi risolvere tu la situazione in una maniera più amichevole o... Cosa c'è che non va, ragazzi? Non dobbiamo andare? Vedi che prende comunque ancora la mano di... Possiamo dire il nome adesso di chi sei? Cleofe. Fa, beh tesoro, potremmo andare adesso, non credi? Sì, direi proprio di sì. Andiamo, Gucci. Tesoro, tu muoviti. Beh, andiamo, E inizia possiamo a prendere la macchina. tirarmelo. Tu mandi l'ombra e vedete che lascia per un secondo la mano di Cleofe e si muove, proprio sparisce da davanti a voi e va dietro a Gaia. Non ti azzardare. Neanche tu, ma fa come vuoi. E mi allontano. Mi giro verso Luigi, guardando a terra. Potresti gentilmente farci dare il nostro aiuto di nostra volontà? Senti, non stai C'è parlando qualcosa con una che non va. persona che non capisce che hai, diciamo, cambiato la volontà dei nostri compagni. Scusami, hai ragione, è colpa mia, è una deformazione professionale. Quando vedo delle belle donne è più forte di me. Quindi potresti gentilmente liberarli dall'incantesimo? Tra un po' si libereranno da sole, sai come funzionano queste cose. Non posso liberarle io. Quanto Tra un tempo? po' smetterai. Dipende da loro. No, quanto Alla ti fine. piace. Ascolta, ma se volevo farle del male, di certo non me le starei portando dietro. Gli avrei detto di attaccarvi, non credi? Andiamo. Ti porgo le mie scuse e mi presento. Sono Luigi e sono del clan Brugia di 8ª generazione. Beh ragazzi, quindi qual è il piano? Il piano è non farsi esplodere. Prendo la mia collana e la lascio lì e faccio... Beh, direi che si può entrare. Vediamo quello che c'è. Io sentendo questo faccio Auspex e vedo l'invisibile. Vedi, allora, prima di tutto sul cancello è come se ci fosse un enorme cerchio con una stella, come lo stesso simbolo che avete visto davanti al portone di Alberto Grasso. E poi vedi praticamente un fratello che è lì fermo davanti al cancello, che probabilmente è in oscurazione. Al cancello c'è una sorta di cosa che abbiamo già visto con un cerchio e una stella. Ah sì, deve essere un rituale dei Tremer. Io sono una Tremer. La- Cleofe Clark, è 13ª generazione, clan dei Tremer, il mio sire Samuel. Ma che cosa gli hai fatto prima, dandogli la mano? Vi giuro, niente, io non c'entro. Non pensavo invece- non pensavo avesse questo effetto sui malcavi. purtroppo ha questo Non effetto. sono un malcavo. Ti prego, Reed, diglielo tu, non sono un malcavo. L'hai Chi è visto? Rin si gira e fa: lei è la signorina Ophelia? Sì, non so come risponderle, signorina, mi dica, io eseguo, non si preoccupi. E quindi ragazzi, però dietro questo cancello, ragazzi, c'è un tipo. Ok, è proprio dritto solo al cancello? Io non so come fate dalle vostre parti, però a me mi ha sempre detto rapido e indolore. Rebecca, vedi Luigi che ti prende con un ditino sotto il mento e fa: tesoro, dritto dietro al cancello, giusto? No, capiamo cosa vuoi fare. E lo vedete scomparire e sentite tipo il rumore del cancello rompersi, che viene scaraventato completamente indietro come se fosse stato colpito da un proiettile o da una macchina. Chiaramente il fratello, che era invisibile, che viene travolto da questo cancello e sbatte la testa contro il muro, e vedete un sacco di sangue uscire al fratello. E si inizia a sentire, voi sentite un sacco di rumori, tipo di gente che corre, scappa e cose così. Vedete almeno 3 tizi che si stanno andando a riparare dietro a un bancone e uno che entra dentro una porticina subito a destra. E tu vedi che chiaramente sono 3 fratelli quelli che sono nascosti lì dietro. E li sentite:
Andatevene o apriamo il fuoco. Luigi, puoi prendere quello che sta scappando gentilmente? Ah, io vorrei prenderlo con uno con velocità, prenderlo Ok. con rapidità, Sì. appresso a me, Mhm. e utilizzare, se posso, ascendente sguardo terrificante. Scatto, Mhm. scatto veloce e guardo questi tre. Non guardare minimamente il mio bellissimo uomo. Quindi loro mentre stanno scappando si vedono quest'ombra davanti a loro che compare tipo sereno sferato e uno di questi vedi che viene avvolto dall'ombra, che per un secondo sfugge al tuo controllo, si ristacca da lui e vedi che gli si girano gli occhi, diventano completamente bianchi e sviene a terra. L'altro è completamente terrorizzato e lì fermo, immobile. Ma che cazzo siete voi? Vedo questo tizio che poverino sta tremando. Oh, poverino. Poi come un'ombra gli vado di lato e gli sputo semplicemente mettendo la lingua tra i denti e azionando con un movimento muscolare le ghiandole salivari al di sotto della lingua. Ok, e lui viene colpito da questo sangue che inizia tutto a bruciare. Ma che dolore! Io Cioè, salto su quello che è rimasto, lo prendo e lo impaletto. Però succede una cosa strana quando lo impaletti, inizia a grondare sangue. Oh, cazzo. E vedi così proprio. Mi avvicino piano piano, però vorrei guardare sempre con vedere l'invisibile se c'è qualcosa di particolare dietro, cioè sotto. No, al momento non c'è niente. Però senti con Auspex, se lo stai Sì. chiamando, senti tipo dei rumori di fucile che vengono caricati. A quanto pare si stanno preparando come noi dovremmo prepararci. A quanto pare qualcuno morirà. Io ho una pistola, Una corna. lecco l'imboccatura della pistola. Io sono ancora col tocco dello scorpione, no? Lecco la pistola e scendo. Ok, mentre stai per scendere le Piano, scale. non è che mi metto a correre, No. compare. No! Lecchi la pistola e Aspetta, tagli. No, aspetta. lecco l'imboccatura della pistola, io ancora ho il tocco dello scorpione. Sì, con calma. Quando ti avvicini alle scale, Mhm. ok, che fai un passo, comunque sei lì, vedi che vengono lanciati dei fumogeni vicino alle scale e tutta l'aria viene ricoperta di fumo. E quindi adesso non riuscite a vedere. Anche da loro si vede questa cosa. Sì. C'è proprio il fumo che sta salendo dalle scale. E vede Luigi, sono furbi ragazzi. Mi Attraverso il schiaccio fumo io a non posso parete vedere, e vero? attendo. No, Io- schiaccio a parete. Mi avvicino alla scala, ho gli occhi della bestia, quindi tipo mi affaccio un attimo alla scala per vedere. Non vedi comunque, è fumo, non è buio. Però Chiaro non dovrei veggenza? vedere la loro aura. Se li Neanche- vedi, Ok. se non li vedi, Ah, ok. Pensavo Posso appunto mandare fosse tipo un l'ombricina in avanscoperta giù per le scale? ok, sì. La tua ombra va giù, arriva a 10 metri se non sbaglio, perché è il secondo livello, quindi ci arrivi abbastanza bene e riesci a percepirne soltanto uno che sembra dietro a un letto, che è lì col fucile. Senti, le tue ombre possono portare anche oggetti? Non troppo pesanti. Va bene, estraggo un proiettile dalla pistola, lo lecco, lo consegno all'ombra e gli faccio: prego, faglielo rotolare Aspetta. tranquillamente al tizio sotto al letto. Io con l'ombricina, aspetta, posso toccarla o Con tagliarla l'ombra! con me? E che ne sai? È collegato Che ne a me. sai? Ma me ne Io frega un evito. cazzo, è la mia saliva tanto. Vabbè, frega un cazzo, muori tu, ma scusa, me la ritiro l'ombra. Scusa, La rimetto dentro il calcio della pistola. Aspetta, quindi mi sono tenuto nel taschino una cosa, perché la nostra Rebecca è a 3 di fame. Rebecca, mi fai autocontrollo più fermezza? Vedete che Rebecca trema per quanto voglia, vorrebbe bere il sangue perché però si cerca di contenere e tu Alaska vedi, cioè capisci che non è normale, dici che quanto è strano, quanto autocontrollo ha questa Rebecca. E Marco, vedi una bottiglia che tipo
esce dalla nebbia, ti scansi per evitarla. Il problema è che questa bottiglia qua è una molotov. Appena si schianta contro la parete si incendia, inizia a creare delle fiamme. Vedo la bottiglia, hai detto si è schiantata e si è aperta la fiammata, giusto? Sì. Distinto sia per allontanarmi dalle fiamme, sia per andare dal tipo che in questo momento sarà tipo un attimo che ha lanciato la molotov. Io andrei distinto verso la tua direzione, sia per scappare dalle fiamme, sia per andare a prenderlo mentre sta tirando la molotov. Mentre tira la molotov. Quindi voi vedete c'è questa fiammata. C'è questa fiammata per un secondo e voi riuscite a placare la bestia dentro di voi e non andare in panico. Vedete Luigi che scappa. E l'altro caro Alaska, tu ti sei lanciato pensando che col tuo sguazzo felino avresti preso qualcosa. Quando arrivi giù, non c'è niente, alzi lo sguardo e c'è qualcuno che sta fluttuando in mezzo alla stanza e ha tipo vicino alle mani 2 bottiglie di molotov che fluttuano e te ne lancia addosso 2. Sono 3 danni aggravati che ti becchi, Marco. Anche con resistenza e cose. Sono fiamme. Okay. Allora io con rapidità vorrei prendere un estintore veloce Sì. e andare giù veloce e cercare di... E lo vuoi spicciare da lontano? Sì, da distante, però con rapidità, prendere veloce. Okay. Voi vedete Rebecca che di scatto mentre sente Alaska bruciare, che prende un estintore vicino a lei, lo prende e lo inizia a spizzare tutto addosso a Marco. Quindi scende giù. Sì. Io scendo dietro Rebecca con l'estintore e appena arrivo giù io ho leccato appunto sia il proiettile che la pistola ormai, quindi comunque io tento di sparargli intanto. Stai vedendo un tizio di fronte a te che sta per spararti, quindi, e vedi anche l'altro sospeso per aria, quindi decidi tu cosa vuoi fare. Se posso sparare a qualcuno per ora minchia, io non so chi cazzo è peggio. No, quello col fuoco è peggio, lascia stare. No, tu lo becchi, questo qua che è sospeso in aria, e lo senti proprio gridare di dolore, no? Tipo l'hai proprio fatto male. Minchia, gli ho sparato. Sì, però tecnicamente voi fratelli dovrebbe farvi un cazzo. Ma a me me frega un cazzo, sono sangue debole, fanno schifo. Esatto. Ti ricordo che Cleota ha l'ossessione per il sangue, quindi conosce bene i vari sangui, quindi le fanno proprio schifo questi. Ok, e direi che tocca al tizio dietro al lettino che spara a Cleota. Io tipo là, 2. Ma 2 cosa? 2 persone, 2 vampiri, 2 caricatori, 2 e penso tavoli. che si senta la mitraglia, cioè 2 cipolle, forza, mettili giù, porta giù, vieni qua giù. Io scendo, la mia intenzione è il primo che vedo, Sì. gli tiro qualcosa addosso. C'è un estintore nelle mie vicinanze? C'è quello di Quello che Rebecca. chiamano Rebecca. Scendo, Sì. ok? Perché l'ho vista comunque Rebecca che ha preso l'estintore, che ero lì, ok? Scendendo dico, Rebecca, tirami l'estintore, non tirami, sfondami la faccia, porgimi, no, ritiro, Rebecca, porgimi l'estintore, che se me lo tira mi spacca la faccia. Ok, quindi io glielo porgo gentilmente, senza evitare di fare cose strane. Quindi 2 successi. Evita l'estintore, ma ti dirò di più. Vedi che alza la mano, lo blocca e c'è questo estintore fluttuante, come così, che sembra sta per prepararsi per rilanciartelo. Sono 3 danni superficiali che ti becchi, che arriva una mitragliata, lancia l'estintore come se fosse un missile contro Ophelia. Ti becchi 2 danni superficiali proprio che arriva in pieno petto. Prendo! Vuoi prenderlo al volo? Lo Sì, prendi ti arriva in faccia, sì. Questo estintore, ragazzi. Io mi prendo i 2 danni e poi l'estintore. Vi concentrate un attimo per guardare. Quello che vedete è ci sono dei corpi di ragazzi e ragazze su un lettino, ok, che hanno tipo delle flebo che vanno tutte a collegarsi dentro un'enorme tanica e un tubicino che lo porta sopra a vari altri contenitori che tipo stanno bollendo. Guardo gli altri e cerco di far capire, cioè parlo con gli altri. Ragazzi, è inutile che stiamo a fare bruciare tutto quanto, a noi ci servono loro, noi dobbiamo riportare questi su. Alaska, fai il tuo dovere, per piacere. Cioè, vedete proprio mi C'era la Twilight. dislocano le ossa. Madonna, che poi dico
e mi si aprono le ali e in pratica proprio divento una specie di enorme pipistrello gigante. Comincio a grondare di un liquido nero e a un certo punto proprio volo, sono proprio contenuto all'interno della stanza, volo, prendo il primo con le unghie, proprio le infilzo, continuo a trascinarlo, prendo anche il secondo, gli schiaccio la testa insieme e poi li butto a terra. Mi detrasformo tornando normale. Posso guardarmi intorno se ci sono telecamere? Non ce ne sono. Zero. Sì. Prendo proprio il contenitore di sangue e proprio intendo mi apro il contenitore e bevo fortissimo il sangue che c'è all'interno. Posso controllare che sangue è, se riesco a riconoscerlo? Tutte queste ampolline, tu immagini che vanno tutti questi fili che vanno su un tavolo dove ci sono tutte queste ampolle. Io prendo la flebo normale. Io voglio vedere le ampolle. Odorarle al massimo. Hanno odori strani, acri, o conosco. Sì. Odori stranissimi. Riesco a riconoscere cosa stanno cercando di fare. Sai che i sangue debole hanno questa loro, diciamo, disciplina che chiamano alchimia del sangue, dove cuociono il sangue, possono usare o il sangue di fratelli o la risonanza del sangue degli umani per creare queste ampolle che gli permette di usare discipline. Io direi di roderare solo questo posto perché queste boccettine, per quanto siano carine, e dubito che quel sangue abbia un sapore quantomeno discreto, emulano esattamente tutto quello che sappiamo fare noi. Ah, e poi dimenticavo, come si chiamava il ragazzone che è arrivato prima? Non mi ricordo. Luigi? Luigi. Sì, esatto, proprio quello. Sì, lo spazzino, un'altra. Qualcuno sembrava che li stesse trasformando. Erano all'interno di una grotta. E adesso andiamo da Rebecca che sta aprendo questo freezer. Sì, loro stanno facendo quello che stanno facendo a Ophelia. E vedi che ci sono un sacco di arti, tipo ci sono braccia, gambe, busti di esseri viventi, o almeno umanoidi, Ma non perdono un goccio tutti di sangue. messi lì dentro. Vogliono fare qualcosa tipo Einstein? Stanno cercando di creare qualcuno? Avete ucciso tutti, non lo sapremo mai probabilmente. Mentre Rebecca è lì che sta guardando, vedi che c'è una porticina tipo dietro a un armadio. No, il cazzo, se quello Sì. si sveglia è un problema. Quello va Cioè, no, recuperato. aspetta, dietro l'armadio c'è una porticina? Tipo una... Tu sei arrivata in fondo, hai tirato sul frigo, hai guardato e girandoti hai visto che c'era questa porta che da in fondo non vedavate perché era coperta. Busso. E quello che vede la nostra Rebecca è c'è un tizio completamente ubriaco che sta provando a aprire una cassaforte. Deve essere qui dentro. Si gira. E tu chi cazzo sei? E tu chi Fine. cazzo sei?